Immagina di essere sposato da 43 anni e improvvisamente il tuo coniuge ti chiede un anno di completa libertà. Nessun contatto, nessuna regola e la possibilità di formare nuove relazioni. Come ti sentiresti? Questo è esattamente ciò che è successo al protagonista di questa storia. Prima di iniziare, sarebbe molto apprezzato se vi iscriveste al mio canale, metteste mi piace al video e lasciaste un commento qui sotto. Questi piccoli gesti significherebbero molto per il futuro di questo canale e ricompenserebbero davvero lo sforzo che metto ogni giorno. Ora, senza ulteriori indugi, iniziamo! Oscar Anderson, il successo CEO di un'azienda familiare, aveva pianificato un viaggio a sorpresa per celebrare molti anni di matrimonio con sua moglie Poppy. Poco sapeva che la loro vita stava per cambiare drasticamente. Per anni, Oscar aveva lavorato duramente per costruire un'azienda di successo che era stata nella sua famiglia per generazioni. Si concentrava nel fornire alla sua famiglia una vita stabile e confortevole, essendo anche attivo nella comunità. «Buonasera, cara», disse Oscar calorosamente mentre entrava in cucina dopo una lunga giornata di lavoro. Poppy lo guardò brevemente dal suo posto al tavolo, il volto senza espressione. «Pensavo saresti tornato prima», disse. «Cos'è con la busta rossa? San Valentino è stato la scorsa settimana». «Avevo del lavoro da finire», rispose Oscar posando la sua valigetta e la busta sul tavolino. Toccò delicatamente la busta. «Dobbiamo parlarne stasera». Oscar si sedette di fronte a lei e notò 2 bicchieri di vino rosso già versati. Accanto al suo bicchiere c'erano una penna e un taccuino che suscitarono la sua curiosità. «Com'è andata la tua giornata?» chiese Poppy in tono casuale, anche se il suo tono portava una certa distanza, come se non fosse particolarmente interessata alla sua risposta. «È andata bene», rispose Oscar con cautela, lo sguardo che si spostava verso il taccuino. «Ma sento che non si tratta solo della mia giornata». Poppy sospirò profondamente, come se stesse raccogliendo il coraggio di parlare. «Hai ragione», iniziò. «Ultimamente ho pensato molto alla mia vita, a noi. Dopo aver organizzato una riunione con le mie sorelle di confraternita dopo tanti anni, aver perso 2 care amiche per il cancro e con i ragazzi che lasciano casa, ho iniziato a chiedermi dove sto andando». Si fermò, guardando direttamente negli occhi di Oscar. «E questo mi porta al nostro matrimonio. 43 anni sono tanti. Alcune delle mie amiche di confraternita sono già al loro secondo o addirittura terzo matrimonio». Si appoggiò allo schienale della sedia e continuò. «Quindi, dove ci lascia questo? Cosa ci tiene uniti? E più importante, cosa ci manterrà insieme per i prossimi 20 anni?» Oscar ascoltò attentamente, la mente in subbuglio. «Capisco», disse lentamente. «Anche io ho pensato alla mia vita. Alcuni uomini attraversano una crisi di mezza età e comprano auto costose o escono con donne più giovani. Sono grato di non essere andato per quella strada. Ho una moglie straordinaria che mi tiene con i piedi per terra. E come posso rendere la prossima fase della nostra vita qualcosa da aspettare con ansia?» Poppy sorrise debolmente. «È per questo che ti amo, Oscar. Ascolti davvero. La maggior parte degli uomini non cercherebbe nemmeno di capire». Prese un respiro profondo prima di continuare. «Ma penso di avere una soluzione. Per tutta la vita ho vissuto sotto il tetto di qualcun altro. Prima era la casa di mio padre, poi il dormitorio della confraternita al college. Dopo che ci siamo sposati, mi sono trasferita in questa casa, un regalo di nozze dei tuoi nonni». La sua voce divenne più appassionata. «Stare con te è stato meraviglioso, ma non del tutto appagante. Sono sempre stata la moglie del presidente della Camera di Commercio, la moglie del membro del Consiglio della Chiesa, la moglie del presidente del Country Club. Sono sempre stata nella tua ombra. Tu sei il sole, Oscar, e io sono una delle lune che ti orbitano intorno». Oscar rimase in silenzio, incerto su dove le sue parole stessero portando. «Ho bisogno di uscire da questa orbita», disse Poppy fermamente. «Se non lo faccio, ho paura di perdermi completamente». Prese un respiro profondo prima di continuare. «Voglio andarmene. Ci ho pensato molto. Ho bisogno di una pausa, di libertà, chiamala come vuoi. Solo un anno senza contatto tra noi. Mi trasferirò e vivrò da sola. E durante quel tempo potremo entrambi riflettere».
Oscar era scioccato, cercando di elaborare ciò che aveva detto. «Nessun contatto, per niente?» chiese incredulo. «Capisco che hai bisogno di spazio, ma nessuna comunicazione sembra troppo». Poppy annuì. «Sarà difficile per entrambi», ammise. «Penserò a te ogni giorno, ma dopo un anno ci incontreremo di nuovo e decideremo cosa fare dopo». Oscar la fissò sbalordito. La sua vita, una volta così ordinata, ora stava crollando proprio davanti ai suoi occhi. «Le nostre vite sono così strettamente intrecciate», iniziò Oscar, la voce calma ma ferma. «Come possiamo possibile districarle? Sembrerà che non siamo più marito e moglie». Lei spiegò come se fosse ovvio. «Ci allontaneremo, concentrandoci ciascuno sui propri interessi, esplorando nuove passioni». Poppy condivise che non vedeva l'ora di seguire corsi femministi e immergersi in nuove prospettive. «È come una pausa, ma senza amarezza o sfiducia», disse quasi allegramente. «Saremo ancora amanti, solo separati per un anno. Le coppie nell'esercito lo fanno sempre, ha funzionato per loro». Oscar ascoltò, ma con ogni parola che pronunciava, una fredda paura si insinuava nel suo cuore. «Hai menzionato che ti comporteresti come una donna libera vedendo nuove persone», iniziò, la voce tremante di ansia. «Significa che hai intenzione di vedere altri uomini?» Il sorriso di Poppy era debole e indifferente. «Forse», ammise, mantenendo il tono composto. «Ma dubito che qualcuno si precipiterà a invitarmi a una cena di lusso o qualcosa del genere». Il volto di Oscar si irrigidì, la preoccupazione crescente. «E se finisci per vedere qualcuno, significa che, sai, andrai a letto con lui?» La sua voce tremava mentre cercava di rimanere calmo. Poppy alzò leggermente le spalle. «Forse», disse ancora calma. «Come posso altrimenti capire davvero cosa significa essere una donna? Sei l'unico uomo con cui sono stata, Oscar. Voglio solo essere allo stesso livello di te». Il volto di Oscar si fece teso e la rabbia iniziò a crescere in lui. «Sembri dimenticare qualcosa di importante. Siamo sposati. Abbiamo fatto voti di condividere la vita insieme, di affrontare tutto come uno. Ho mantenuto la mia parola e mi aspetto lo stesso da te». La risposta di Poppy fu sprezzante. «Vedremo come stanno le cose tra un anno», disse, scacciando le sue preoccupazioni. «Lo capiremo quando sarà il momento». La pazienza di Oscar stava esaurendo. «Non c'è garanzia che tornerai da me», disse, la voce alzata. «E se ti innamori di qualcun altro? E se non sarò più quello che vuoi?» «Non essere così drammatico», sbuffò Poppy. «È solo intimità fisica, Oscar, niente di più. Quando ci riuniremo dopo un anno, sarai grato che tutto sia tornato alla normalità. Non farne una questione più grande di quello che è. Sto cercando di crescere, di diventare più sicura, e questo mi renderà una partner migliore per te». Oscar sentì il terreno scivolare da sotto di lui. «Un anno senza contatto? Sembra troppo estremo. Perché non possiamo risolvere questo attraverso la terapia?» suggerì, cercando di trovare un compromesso. Poppy scosse la testa, la sua determinazione incrollabile. «Parlare non è abbastanza. Non voglio solo parlare di cambiamento, ho bisogno di viverlo davvero. Se non prendiamo una vera pausa, continuerò a fare affidamento su di te e non potrò crescere. Ho bisogno di sapere come essere separati, così posso tornare con la mente chiara». La voce di Oscar era quasi un sussurro. «Non credo di poter gestire questo». Ma Poppy fu ferma. «Oscar, ho bisogno di farlo ora. È meglio passare attraverso un anno di incertezza e stress piuttosto che trascinarlo per anni. Quando sarà finito, saremo più forti». Il cuore di Oscar si strinse. «Quando pensi di trasferirti?» chiese, la voce vuota. «Ho già affittato un appartamento per il prossimo anno. Inizierò a traslocare questo fine settimana», rispose Poppy come se fosse solo un altro compito nella sua lista. Oscar sentì il terreno cedere completamente sotto di lui. Balbettò, cercando le parole giuste. «Non possiamo almeno parlarne più in dettaglio prima che tu prenda una decisione così grande?» implorò. Poppy allungò la mano, posandola sulla sua. «Sono davvero grata che tu sia disposto a discutere di questo», disse dolcemente. «Credo davvero che a lungo termine questo renderà migliore la nostra relazione. Ti amo per la tua comprensione». Oscar ritirò la mano, le sue parole taglianti.
Mi stai dando troppo credito, disse dolorosamente. Non capisco perché stai facendo questo e, ad essere onesto, non lo supporto. Sembra che stia accadendo indipendentemente da ciò che voglio, come se i miei sentimenti non contassero nemmeno. Senza dire un'altra parola, si alzò, la testa che girava. In questo momento sono completamente sopraffatto. Non so nemmeno da dove iniziare o come gestire questa situazione. La mia testa gira come un turbine. Forse abbiamo solo bisogno di dormirci su e domani sera potremo sistemare tutto. Stai andando a letto o stiamo già iniziando ad allontanarci? Non ancora, caro, rispose Poppy dolcemente. Ho bisogno di finire i dettagli del mio trasloco, ma ti raggiungerò presto. Con il cuore pesante, Oscar salì le scale sentendosi esausto. Si lasciò cadere sul letto, ma il sonno non arrivava. I suoi pensieri erano un confuso groviglio di incertezza e domande senza risposte chiare. Più tardi quella notte, Poppy scivolò silenziosamente nel letto accanto a lui, premendo delicatamente il suo corpo contro il suo. Baciò la sua spalla e sentì le sue calde lacrime inzuppare la sua pelle mentre sussurrava: «Mi dispiace tanto, Oscar». «Dispiace anche a me, Poppy», rispose, la voce appena udibile. «Ti amo», sussurrò lei, le parole piene di emozione. Dopo un attimo di esitazione, chiese: «È l'ultima volta che sentirò dirlo». La sua voce era morbida, ma con un barlume di speranza mentre rispondeva: «Voglio che questo ci renda migliori, non peggiori. Me ne vado per diventare una moglie migliore, un amante migliore, e tornerò». La mattina seguente, Oscar si svegliò prima del solito. Per la prima volta non preparò a Poppy il suo caffè mattutino a letto. Invece uscì di casa, salì in macchina e scrisse un messaggio al suo amico Tony. Aveva bisogno di consigli, un modo per dare un senso al caos intorno a lui. Dopo che Oscar spiegò il piano di Poppy, Tony ascoltò attentamente e poi lo guardò seriamente. «Onestamente, amico, sembra che abbia già qualcun altro, ma esita a fare il passo finale. Sta testando come andranno le cose. Se funziona con lui, sarai la sua seconda scelta. Se non funziona, tornerà fingendo di essere rinnovata e pronta a essere la moglie perfetta di nuovo. Sei il suo piano di riserva, Oscar, mentre lei capisce tutto». «Come posso impedirle di usarmi così?» chiese Oscar, sentendo un nodo stringersi nello stomaco. «Lasciala andare e fallo in fretta», disse Tony fermamente. «Prendi il controllo. Il giorno in cui si trasferisce, chiedi il divorzio. Fai capire che è lei che se ne va. Il divorzio richiederà circa 5 o 6 mesi. Se vorrai ancora riaverla per qualche ragione, basta non firmare i documenti finali. In questo modo sarai tu a controllare». Tony continuò: «E ricorda questo, se ti tradisce e la riprendi, sarà più facile per lei tradire di nuovo. Un'altra cosa, mantieni la calma. Non perdere il controllo o urlare se le cose vanno fuori controllo, specialmente in tribunale. Perdere la calma ti farà solo male. Agisci come se fossi d'accordo con la sua decisione, come se capissi». Mentre Oscar stava lasciando la concessionaria d'auto, i suoi occhi caddero su una decappottabile nera. Distinto, decise di comprarla. «Se le cose stanno andando così, tanto vale ottenere qualcosa di buono da quest'anno», scherzò con Tony con un sorriso. Quando tornò a casa quella sera, Poppy era già lì, la sua ansia evidente. «Oscar, caro, dove sei?» chiamò, la voce piena di preoccupazione. «Mi sei mancato stamattina. Possiamo parlare? Ho pensato molto dalla nostra conversazione di ieri sera». Oscar mantenne il tono calmo. «Avevo bisogno di un po' di tempo da solo. Il viaggio mi ha aiutato a schiarirmi le idee. Ho pensato molto anche io. Posso prendermi il giorno libero se hai bisogno di me», offrì Poppy, la voce che si ammorbidiva. «So di averti sconvolto ieri sera. Sono davvero preoccupata per te, mio meraviglioso marito. Dimmi solo di cosa hai bisogno. Possiamo parlare ora, a pranzo o a cena, quando vuoi. Ho bisogno che tu sia qui. Ho paura del percorso che sento di stare intraprendendo. Per favore, Oscar, ho bisogno del tuo consiglio». Un barlume di risentimento scintillò in Oscar mentre lei improvvisamente cercava conforto dopo tutto quello che aveva detto. Facendo un respiro profondo, rispose tranquillamente: «Ho bisogno di più tempo, Poppy. Ho davvero bisogno di pensare a questa separazione e a cosa significa per noi.
Sarò nello studio e chiuderò la porta, spegnerò il telefono e cercherò di capire cosa fare dopo. Perché non manteniamo il nostro solito orario di cena oggi? Suggerì Oscar. Mi occuperò di tutto, così potrai rilassarti e non preoccuparti di cucinare o pulire. Poppy accettò rapidamente, grata per l'offerta. Tuttavia, quando più tardi si sedettero a tavola, una tensione non detta riempì la stanza. Durante la cena, Poppy condivise con entusiasmo i suoi piani per trasferirsi nel suo nuovo appartamento e i corsi che voleva seguire. Chiese a Oscar se poteva portare con sé alcuni dei loro mobili e lui annuì brevemente in risposta. «Grazie per essere così comprensivo», disse Poppy con un sorriso. «Sei così gentile». Oscar si trattenne dal fare un commento sarcastico. Invece disse: «Dubito che tutte le tue cose entreranno in un appartamento di 100 metri quadrati. Qual è il tuo piano per il resto?» Quando Poppy suggerì di lasciare alcuni oggetti in casa, Oscar scosse fermamente la testa. «Se ti stai trasferendo, tutto deve andare con te. Questa non può essere un'opzione di riserva mentre inizi una nuova vita». L'entusiasmo iniziale di Poppy per la sua decisione iniziò a svanire. «Sei d'accordo che prenda il letto, ma ora stai creando problemi per le altre cose», disse, mostrando irritazione. «Cosa dovrei fare se non posso lasciarle qui?» «Se vuoi essere indipendente, perché mi stai chiedendo aiuto?» rispose Oscar freddamente. «Hai scelto di andartene e vivere da sola, quindi perché ti aspetti che intervenga ora? Puoi sempre affittare un deposito, ce ne sono molti in città». La conversazione degenerò rapidamente in un acceso litigio sulle questioni logistiche. Alla fine, Oscar decise di smettere di girare intorno alla questione. «Poppy, ho pensato molto da quando ne abbiamo parlato la prima volta. Se devo stare senza moglie per un po', forse dovrei considerare di fare alcuni cambiamenti», disse direttamente. Poppy lo guardò scioccata. «Di quali cambiamenti stai parlando?» «Sarò libero e voglio cambiare la mia vita», rispose Oscar con calma. «Forse dovrei pensare a trovare qualcuno più giovane e interessante invece di restare con la vecchia versione di te». «Aspetta un minuto!» gridò Poppy. «Sto facendo questo per diventare una versione migliore di me stessa per te? Non c'è motivo per cui tu debba iniziare a cercare qualcun altro». «Neanche a me piace il tuo piano», ribatté Oscar, «ma hai chiarito che i miei sentimenti non contano. Stavi per fare ciò che volevi indipendentemente da come mi sentivo. Non ti importava cosa significasse per me avere una moglie che vuole stare con altri uomini. Quindi, mentre tu fai ciò che vuoi, farò lo stesso nel prossimo anno. Vediamo come andrà a finire». Il litigio degenerò al punto che Poppy alla fine uscì di casa, lasciando Oscar da solo. Una busta rossa con i loro piani di viaggio rimase non aperta sul tavolino, un promemoria di ciò che era stato. Nelle settimane successive, Oscar si immerse nel lavoro e si godette la sua nuova libertà. Riarredò la casa, rimuovendo le foto di famiglia e sostituendole con cimeli sportivi. Iniziò a grigliare bistecche all'aperto e ad ascoltare jazz a tutto volume, cose che Poppy non aveva mai approvato. Nel frattempo, Poppy si stabilì nel suo nuovo appartamento e iniziò a seguire corsi di teoria femminista. Tuttavia, la gioia di questa nuova fase della sua vita fu offuscata dalla crescente distanza tra lei e i loro figli, che non comprendevano le sue scelte. Con il passare del tempo, sia Oscar che Poppy si trovarono a navigare in territori sconosciuti. Sebbene non volesse, Oscar partecipò a sessioni di consulenza matrimoniale ordinate dal tribunale. Il terapeuta esplorò le ragioni dietro la loro separazione. Poppy insisteva sul fatto che aveva bisogno di riscoprire se stessa, mentre Oscar rimaneva fermo sul fatto che il suo desiderio di stare con altri uomini era qualcosa che non poteva tollerare. Durante questo periodo, Oscar iniziò a trascorrere del tempo con due donne: Linda, una affascinante vedova con un figlio piccolo, e Sara, una ex nuotatrice professionista ora impegnata nel settore immobiliare. Sebbene apprezzasse la loro compagnia, rimase fedele a se stesso e decise di rimanere celibe fino a quando il suo matrimonio non fosse ufficialmente finito. D'altra parte, Poppy si immerse completamente nella sua nuova vita, andando in club con le sue amiche recentemente divorziate e godendo dell'attenzione di altri uomini. Ma un incontro casuale con un affascinante sconosciuto di nome Nick portò a risultati inaspettati.
Quando l'anno di separazione stava per finire, la tensione tra Oscar e Poppy era al massimo. Poppy pensava che Oscar l'avrebbe ripresa subito, ma lui era cambiato. Il suo tradimento aveva causato una ferita che non si sarebbe rimarginata facilmente. Le cose peggiorarono quando i loro figli trovarono foto che provavano che Poppy aveva tradito, sigillando il destino del loro matrimonio già in frantumi. Il giorno della verità arrivò quando Oscar e Poppy si incontrarono nello studio dell'avvocato per finalizzare il divorzio. Poppy arrivò per prima, vestita con un nuovo abito e sperando che ci fosse ancora una possibilità di riconciliazione. Oscar arrivò poco dopo di lei e posò tranquillamente una busta rossa brillante sul tavolo. «Scusa per il ritardo», disse con calma. Dopo aver scambiato brevi saluti educati, gli avvocati si misero subito al lavoro e presentarono i documenti del divorzio. Oscar e Poppy firmarono i documenti come precedentemente concordato. Una volta completate le pratiche, Oscar si voltò verso di lei, l'espressione imperscrutabile. «Hai qualcosa da dire?» chiese, la voce calma ma priva di emozione. Poppy prese un respiro profondo. «Quest'anno è stato incredibilmente difficile senza la persona che amo al mio fianco, ma attraverso queste difficoltà sono cresciuta. Ho guadagnato una comprensione più profonda di me stessa e del nostro matrimonio. Devo ringraziarti, Oscar, per avermi dato lo spazio per riflettere. Ora, più che mai, sono impegnata nella nostra unione. Ti prometto che non rimpiangerai di darmi un'altra possibilità. Ti dimostrerò la mia lealtà per il resto della mia vita». Oscar rimase impassibile, il volto che non tradiva alcuna reazione. Quando finì, rispose in tono uniforme: «La fiducia è la base di tutto, Poppy. I nostri voti erano costruiti su quello, sulla lealtà. Senza fiducia, l'amore non può esistere. È per questo che siamo qui, a firmare questi documenti di divorzio. Posso solo sperare che entrambi saremo onesti con noi stessi». Fece una pausa prima di continuare. «Nell'ultimo anno ho incontrato altre donne, ma non ho mai oltrepassato alcun limite». Guardò direttamente Poppy. «Puoi dire lo stesso? Sei stata fedele a me?» La domanda sorprese Poppy. Sbatté le palpebre, stupita, e rispose rapidamente: «Sì, certo, sono stata fedele». Il volto di Oscar divenne serio. Prese la busta rossa, tirò fuori una fotografia e la posò davanti a lei. La foto mostrava Poppy che baciava appassionatamente Nick in un nightclub. «Questa è la tua idea di lealtà?» chiese, il tono tagliente. Il viso di Poppy si arrossì per l'imbarazzo. Balbettò: «Era solo un bacio, non significava nulla, non ho tradito». Oscar non rispose immediatamente, invece producendo un'altra foto, ben più compromettente. Gli occhi di Poppy si spalancarono per lo shock, l'orrore che si diffondeva sul suo viso. «Dove hai preso questa?» chiese in preda al panico. «Mi stavi spiando!» La voce di Oscar tremava di rabbia trattenuta. «La fidanzata di nostro figlio le ha scattate. Si trovava per caso nello stesso club. Nostro figlio l'ha saputo da lei. È una disgrazia per la nostra famiglia». Mentre il peso delle sue azioni si faceva sentire, il viso di Poppy impallidì. Le lacrime iniziarono a sgorgare nei suoi occhi. La voce di Oscar si alzò, piena di emozione insopportabile. «Hai idea di cosa significhi per nostro figlio vedere sua madre in un club affollato comportarsi così con uno sconosciuto? Ha dovuto sopportare quella vergogna. Puoi immaginare cosa stava pensando quando ha visto quella foto? E ora ti chiedi perché i ragazzi non rispondono alle tue chiamate». Dopo un'ultima occhiata al suo avvocato, Oscar consegnò i documenti di divorzio firmati e disse fermamente: «Depositali». La voce di Poppy era disperata mentre cercava di spiegarsi. Oscar non significava nulla. Non significava niente né per me né per Nick. Era solo fisico, non c'era amore coinvolto. Gli occhi di Oscar si fecero più freddi e il suo sguardo era glaciale. «È questo che lo rende ancora peggiore, Poppy», rispose, la voce gelidamente calma. «Il fatto che non significasse nulla per te, sapendo quanto significasse per me. Ti rendi conto di quanto profondamente questo ferisca?» Le sue parole furono il colpo finale schiacciante. «È la cosa più crudele che avresti potuto dirmi», sussurrò lei, distrutta. Poppy scoppiò in lacrime, il corpo scosso da singhiozzi incontrollabili mentre implorava perdono. «No, per favore, no! Voglio essere di nuovo tua moglie! Per favore, perdonami!
Ti prometto che sarò fedele d'ora in poi. Per favore, non lasciarmi. Non voglio finire come una di quelle donne che rimangono sole dopo un divorzio. Non allontanarmi, ti prego, perdonami!» Le sue parole disperate non lo raggiunsero. Oscar era già uscito dalla porta e le sue suppliche si affievolirono gradualmente mentre si dirigeva verso la sua BMW. Il resto della giornata passò in quieta solitudine, con un bicchiere di whisky in mano e un sigaro che fumava lentamente accanto a lui, seduto sulla terrazza, perso nei pensieri. La sera il suo telefono vibrò senza sosta, chiamate di Poppy e messaggi da Linda, Sara e dai ragazzi, ma Oscar decise di ignorarli tutti. La mattina successiva, Linda egli scosse delicatamente la spalla, svegliandolo da un sonno agitato. «Come stai?» chiese preoccupata. Oscar cercò di sorridere un po'. «Sto bene, suppongo. Perché non dovrei esserlo?» «Almeno hai ancora il senso dell'umorismo dopo il divorzio», disse lei, sedendosi accanto a lui e mettendo le braccia intorno alle sue spalle. «Cosa c'è dopo? Farò parte di ciò che verrà». Senza pensarci, Oscar disse: «Certo che lo sarai. Sono qui per te. Prenditi il tempo che ti serve. Stai ancora elaborando la fine di un lungo matrimonio. Non è una cosa da poco». Stringendogli la mano, disse: «Sarò qui per tutto il tempo necessario». Con l'arrivo dell'inverno, con la sua aria frizzante e i fiocchi di neve bianchi, Oscar iniziò lentamente ad adattarsi alla sua nuova realtà. Rifiutò un invito a incontrare gli amici nel fine settimana, sentendo il bisogno di stare da solo e riflettere. Sabato mattina Sara apparve alla sua porta. «Ho sentito che non è stato facile», disse gentilmente, «ma almeno è alle tue spalle ora». Oscar annui e la invitò a entrare. Si sedettero sul divano e, dopo un lungo silenzio, Sara prese un respiro profondo. «C'è qualcosa che devo dirti», iniziò piano. «Volevo dirtelo da un po', ma avevi così tanto per la testa». Esitò prima di continuare. «E onestamente non volevo rovinare il nostro tempo insieme». Oscar si irrigidì, preparandosi a ciò che stava per arrivare. «Sono fidanzata», confessò Sara dolcemente. «Stiamo insieme da 3 anni». Oscar sbatté le palpebre, sbalordito. «Cosa? Perché me l'hai nascosto?» Sara spiegò che i suoi sentimenti per lui erano sempre stati di amicizia, non di romanticismo. «Questo non cambia quanto tengo a te come mio migliore amico», disse. «Ti voglio bene, ma non nel modo in cui potresti pensare. Non posso sposarti, ma se lui è d'accordo, mi piacerebbe mantenere la nostra amicizia come prima». Mentre le parole di Sara affondavano, Oscar provò un sorprendente senso di sollievo. Lo stress di dover scegliere tra Sara e Linda scomparve. «Grazie per essere stata onesta», disse, stringendole la mano. «Sei la mia migliore amica e sono felice che possiamo restare così». Nelle settimane successive, Oscar si concentrò sulla guarigione e sul guardare avanti. Trascorse più tempo sia con Sara che con Linda, grato per il loro costante supporto. Nel frattempo, Poppy stava avendo difficoltà ad adattarsi alla sua nuova vita. Si era trasferita in un appartamento più piccolo in una zona meno bella e la sua situazione economica era difficile a causa del divorzio. Cercò di riconnettersi con i ragazzi, ma erano ancora arrabbiati e distanti. Poppy fu diagnosticata con una grave depressione e finì per perdere il lavoro perché spesso mancava. Il suo capo le disse: «Mi dispiace, ma abbiamo bisogno di qualcuno affidabile. Sei licenziata». La solitudine si fece più pesante per lei. I ragazzi continuavano a evitarla e anche le sue amiche. Il lavoro era stato la sua ancora di salvezza, ma ora non c'era più. «Che sciocca che sono», sussurrava spesso a se stessa, ma era troppo tardi per cambiare qualcosa ora. Aveva fatto la sua scelta. Cosa fareste se foste al posto di Oscar? Pensate che avrebbe dovuto perdonare Poppy? Fateci sapere nei commenti. Se questa storia vi ha colpito, mettete like e iscrivetevi al nostro canale per altre storie incredibili.